Oggi vi parlerò di una bambina. Il suo nome è Susan Wiley. Vi racconterò di un dramma che semplicemente ha strappato la possibilità di esistere a questa creatura e di pensare, di agire, di giocare, ma anche solo di afferrare un oggetto, un movimento basilare, naturale. E lei è sopravvissuta, ma la sua non è vita, è un orrore senza fine. Benvenuti passeggeri del web, io sono Mile e questo è Mile True Crime, il mio contributo per ricordare le vittime di violenza e imparare dalle loro esperienze, per riconoscere eventuali segnali. La storia di oggi ci porta negli Stati Uniti e di nuovo in California, più precisamente a Los Angeles, città che conta 4 milioni di abitanti, la seconda per intensità di popolazione degli Stati Uniti, dopo New York. Ovviamente Los Angeles è famosa nel mondo per l'industria cinematografica, essendo Hollywood uno dei suoi più celebri sobborghi. È qui che il 19 aprile del 1957 viene alla luce Susan Wiley. Ma cosa è successo a questa bambina per i lunghi 13 anni successivi? Prima di raccontare la sua terribile, a dir poco, storia, vorrei parlare del contesto familiare, perché credo sia molto importante. Suo papà, Clark Wiley, è nato il 29 marzo 1901 dall'unione di Judson Riley Wiley e Pearl May Cook, 24 e 19 anni al momento della sua nascita, a Cottage Grove Lane, nell'Oregon. Alla nascita i suoi genitori lo chiamano Pearl, come sua madre. Purtroppo, essendo un nome femminile, sarà causa di derisione e umiliazioni da parte di compagni di scuola e coetanei. Questo lo fa soffrire tantissimo, provocandogli disturbi comportamentali di vario tipo per tutta l'infanzia e l'adolescenza. Poi, raggiunta la maggiore età, finalmente cambia nome in Clark. Quando Clark ha 14 anni, i coniugi divorziano. Da cosa è emerso dalle mie ricerche, la donna inizia a gestire un bordello. Purtroppo il piccolo Clark sorprende diverse volte sua mamma a letto con altri uomini. In più pare che la donna non abbia troppa pazienza col piccolo e infelice figlio. Siamo nel 1915 circa. Immagino che questa mamma, costretta a prostituirsi per portare a casa la pagnotta, non stia vivendo un momento per niente facile e forse si sfoga anche un po' su un figlio che a sua volta sta attraversando diverse difficoltà, che oggi chiameremo bullismo, a causa del nome scelto. Ma Clark resta morbosamente legato a Pearl. Chissà, forse sorprenderla con tanti uomini ha fatto maturare in lui una sorta di gelosia, un bisogno vitale di affetto da parte sua. Fatto sta che, nonostante i forti traumi subiti, amerà immensamente sua mamma. Ho perso le sue tracce e quella che è stata la sua vita fino al periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando lo ritroviamo impegnato come meccanico di volo. Alla fine della guerra continua a lavorare nell'aviazione con le stesse mansioni. Decide che è tempo di sposarsi. Conosce Irene Elizabeth Oglesby, gli sembra la donna perfetta, dolce e arrendevole, un carattere ideale per i suoi gusti e il 28 settembre 1944 convolano a nozze. Lui ha 43 anni e lei 24. Irene Elizabeth Oglesby, successivamente Wiley, nasce il 4 dicembre 1920 a Jackson, in Oklahoma, dall'unione tra Beatrice Palmer e Robert Franklin Oglesby. Ha un fratello, Doyle, e una sorella, Wanda. La sua infanzia è stata normale, una famiglia affiatata e ordinaria. Certo, non coronata dal lusso, ma in casa non mancava nulla. Avevano una fattoria ed erano contadini. Irene da bambina ha poi avuto un incidente, non meglio specificato purtroppo, un trauma cranico che le ha procurato problemi agli occhi, una miopia che negli anni sarebbe stata sempre più grave.
Durante l'adolescenza della ragazza erano stati colpiti dal Dust Bowl, un disastro climatico dovuto alla siccità che ha colpito quella zona dal 1930 al 1936. Vere e proprie tempeste di sabbia che avevano portato come conseguenza la distruzione di semine e raccolti. L'intera famiglia, insieme a parenti e conoscenti, aveva così dovuto abbandonare la propria casa per migrare verso sud. Si sono quindi stabiliti a Belvedere, nella contea di Los Angeles. Quindi insomma, anche Irina ha avuto i suoi bei problemi. La coppia, dopo il matrimonio, si stabilisce ad Arcadia, che dista 21 km dal centro di Los Angeles. Tra l'altro Arcadia viene definito un posto tranquillo in cui vivere, ancora oggi che ha raggiunto la cifra di 56.000 abitanti. Inizia dunque qui la convivenza della giovane coppia. Clark mette subito in chiaro la sua intenzione di non volere in alcun modo procreare. È fuori discussione. I bambini sono rumorosi, hanno il brutto vizio di piangere, strillare e fare capricci. La giovane moglie, a quanto pare, non ha nulla da dire. Vediamo già qui quanto Irene sia succube del consorte, del marito. La loro esistenza procede dunque tranquillamente. Clark lavora, rientra a casa, mangia, dorme. Irene si occupa della casa, dei lavori domestici e si assicura che tutto sia in ordine in tempo prima che l'uomo rincasi. Tutto scandito dai soliti ritmi. Clark negli anni successivi sviluppa una forte intolleranza ai rumori e Irene, che diventa totalmente dipendente da lui a causa dei problemi alla vista, non fa che rimanere in religioso silenzio per non farlo arrabbiare. Tutto procede in questo modo per 4 anni. Poi nel 1947 Irene scopre di aspettare un bambino. Sappiamo bene che all'epoca la legge sull'aborto non consentiva ancora l'interruzione della gravidanza, se non per gravi motivi di salute della gestante. Così Clark deve aver pensato che picchiare selvaggiamente la povera Irene potesse essere una soluzione efficace. Ma contro ogni sua previsione la gravidanza procede senza problemi e il 2 giugno del 1948 nasce la loro prima bambina, Dorothy. La piccola gode di ottima salute, è vivace ed è fisicamente perfetta. Purtroppo, come è normale che sia, strilla, si sveglia molte volte durante la notte per le poppate e Clark inizia davvero a non sopportarla. Così fa qualcosa che è davvero straziante. Una sera strappa da in braccio la bambina a sua madre, che stava cercando di farla addormentare, la avvolge in una coperta e non si può sentire, è orribile, la porta in garage e la chiude in un cassetto. Dorothy ha solo un mese di vita. Per le settimane successive obbliga sua moglie a fare in questo modo, cioè la bambina deve dormire in garage, perché lui non tollera i rumori e deve riposare tranquillo. La povera piccola contrae così una brutta polmonite. Muore in ospedale alle 15:45 del 19 agosto 1948, dopo un breve ricovero per tentare di strapparla a quella sorte, a soli 2 mesi di vita. Ma tutto questo non basta. Non stiamo parlando del Medioevo, alcuni contraccettivi erano già utilizzati da anni. Eppure, in barba al fatto di non poter interrompere le gravidanze indesiderate, la coppia, solo un anno dopo dalla perdita di Dorothy, dà alla luce un altro bambino, che chiamano Robert Clark. Il piccolo questa volta appare morire per cause naturali, dopo solo 2 settimane dalla nascita, per la cosiddetta morte in culla. Non basta ancora, solo 3 anni dopo Erin partorisce un altro bambino, l'11 marzo del 1952, che chiamano John Gray. Il piccolo sembra essere un po' più fortunato dei suoi fratellini. Forse la sorte ha voluto che il bambino avesse un carattere più tranquillo, fin dalla primissima infanzia, perché in effetti riceve tutto un altro trattamento. Se non altro non viene rinchiuso in garage. Ma non pensiate che la vita del bambino sia comunque facile. Clark è un padre severo e autoritario, incline alla violenza. Al piccolo John non è concesso parlare, piangere, giocare, insomma, tutte le azioni che normalmente compie e deve compiere un bambino. Infatti John ha un ritardo del linguaggio. Normalmente dall'età di 2 anni i bambini iniziano a formulare qualche parola, ma lui niente. Così, incredibilmente, all'età di 4 anni interviene la nonna, Pearl, cioè la mamma di Clark.
Non sono note le dinamiche, ma risulta che ne diventa tutrice. Il bambino si trasferisce dunque da lei in Golden West Road a Temple City, sempre nella contea di Los Angeles. Per svolge un ottimo lavoro col piccolo, lo fa sentire amato, lo porta a giocare al parco, lo iscrive all'asilo, quindi inizia anche a socializzare con altri bambini e in breve John, magicamente, si mette alla pari coi suoi coetanei, parla correttamente, coerentemente con la sua età. Questa storia ha dell'incredibile, perché mentre il piccolo John viene praticamente salvato da Pearl, solo 3 anni dopo la coppia mette al mondo un'altra bambina. Lei è Susan, tristemente protagonista del caso di oggi. Susan infatti nasce il 18 aprile del 1957. Ma torniamo per un momento a John e Pearl. Quando ha solo 6 anni, il 29 dicembre del 1958, mentre lui e la nonna sono in città per commissioni e stanno camminando su un marciapiede, un uomo perde il controllo della propria vettura, sbanda e finisce con investire la nonna di John. Il piccolo miracolosamente è illeso, resta in un angolo in stato di shock. La donna muore sul colpo. L'uomo al volante è completamente ubriaco, non ha neppure capito la gravità del disastro che ha combinato e pare che legalmente non abbia subito chissà che conseguenze. Questo fa letteralmente infuriare Clark, che oltre a ritrovarsi nuovamente John in casa, per un lungo periodo successivamente non ha altri obiettivi che fargliela pagare all'uomo che ha ucciso sua mamma. Inoltre incolpa anche il piccolo, secondo lui era sua la colpa se si trovavano in giro. Boh. Tutto questo destabilizza oltremodo la già problematica psiche di Clark. È oltremodo intrattabile, sempre arrabbiato, ce l'ha con tutta la società. Decide quindi di dover prendere dei provvedimenti. La prima cosa da fare, visto che ha ereditato la casa di sua madre, è di trasferirsi con tutta la famiglia. La casa è un po' più grande di quella in cui stavano vivendo, ha 2 camere da letto, quindi penserete voi è più comoda. No, neanche per sogno. Questo sarebbe il ragionamento di una persona equilibrata. No. La camera da letto in cui aveva sempre dormito sua mamma non si tocca. Nulla va spostato, tutto deve rimanere esattamente come l'aveva lasciato Pearl il giorno che era morta. Insomma, un santuario. Solo un anno dopo il trasferimento, alla piccola Susan viene diagnosticata la displasia dell'anca. Non è un problema, i medici intervengono e tutto va a posto. Ovviamente la piccola tarda ad imparare a camminare e, ahimè, per Clark significa solamente una cosa: Susan è ritardata. Questa per lui è una vergogna. L'odiata società avrebbe potuto giudicarli, parlare male di loro. Inizia qui il suo piano a dir poco agghiacciante. Susan avrebbe smesso di essere vista in giro. Niente più giardino per prendere un po' di sole. Da qui in poi la bambina non uscirà mai più di casa. Ma una bambina cosa deve fare tutto il giorno chiusa in casa se non piangere? Così prende la decisione di chiudere Susan nell'unica camera da letto disponibile. Costringe il resto della famiglia a sistemarsi in soggiorno, chi su sedie a sdraio e chi direttamente per terra. La famiglia deve rimanere tutto il giorno e tutta la notte in religioso silenzio, perché Clark è arrivato ad una soglia di sopportazione del rumore pari allo zero. Peggiora di giorno in giorno, picchiando spesso anche sua moglie se osa contraddirlo. Arriva a chiuderli definitivamente in casa. Della spesa si occupa lui, dopo essersi assicurato che nessuno possa uscire. Irene è ormai praticamente cieca e non osa fiatare. Concede solo a John il permesso di frequentare la scuola, giusto per non attirare l'attenzione delle autorità, ma lo minaccia costantemente per terrorizzarlo, in modo che non si faccia venire in mente di raccontare qualcosa agli insegnanti. E lo attende fuori casa quando il bus lo riaccompagna e pensate, per intimidirlo gli mostra pistole e fucili. Nel frattempo, la piccola Susan sta passando i peggiori maltrattamenti che si possano immaginare. Ormai la sua vita si svolge interamente in quella stanza, a cui oltretutto viene impedito l'ingresso della luce con pesanti teli sulle finestre. Se osa fiatare, viene picchiata selvaggiamente con un bastone di legno
e per intimidirla Clark si avvicina alla porta ed emette dei versi simili a ringhi e abbai. Inoltre è costretta a stare seduta tutto il giorno, nuda, su una sedia di legno a cui è stato praticato un buco sulla seduta per raccogliere i suoi bisogni in un catino sottostante. E per tenerla ferma in quella posizione, l'uomo inventa una camicia di forza casalinga e le blocca anche i piedi. Viene nutrita con cibi liquidi e se non è veloce a deglutire, viene percossa e fatta ingozzare col rischio di farla soffocare. Essendo visibilmente denutrita, qualche volta Irene, di notte, riesce a sgattaiolare di nascosto per portare a Susan una zuppa di latte. Ma è davvero rischioso e se dovesse sorprenderla, sicuramente Clark la ucciderebbe. Durante la notte, se è stata brava, le viene concesso di dormire nel suo lettino, ma legata dentro ad una coperta e con una tavola di ferro appoggiata sulle sponde del letto a mo' di coperchio. È davvero un accanimento difficile da raccontare. Pare che addirittura per punire John, quando l'uomo riteneva lo meritasse, lo costringeva a picchiare Susan quanto più forte possibile e la minaccia era sempre la stessa, altrimenti ti uccido. Se vi state chiedendo, ma i vicini non si erano accorti di niente? No, nessuno sapeva neppure che all'interno di quella casa esistesse una bambina. John ha tentato di scappare innumerevoli volte, a partire già dall'adolescenza, ma viene sempre riportato a casa e non oso immaginare quale fosse la punizione. Insomma, quest'uomo ha compiuto qualsiasi crudeltà per anni, indisturbato. Ad Irene, sempre più terrorizzata, le è stato anche impedito qualsiasi contatto con la sua famiglia. Quindi era sola in questo incubo senza fine. Tutto questo continua per ben 13 anni. Nel 1970 John compie 18 anni ed esce definitivamente da quella casa scappando per l'ultima volta. Nello stesso anno, incredibilmente, anche Irene compie un atto di estremo coraggio, forse proprio perché si è sentita più tranquilla visto che uno dei suoi figli è adesso al sicuro. Decide di approfittare dell'assenza di Clark che si è recato a fare la spesa e deve aver dimenticato di barricarle dentro. Non senza difficoltà prende il suo bastone, la sua bambina e scappa via. Torna a casa dei suoi genitori e cerca di prendersi cura della povera Susan. Sentirà al telefono suo marito solo per annunciare la sua intenzione di chiedere il divorzio. La donna vuole riprendere in mano la propria vita e per farlo crede sia necessario portare Susan in una casa tutta loro. Così, essendo praticamente cieca, pensa di chiedere una pensione di invalidità. Quindi il 4 novembre dello stesso anno Irene e Susan si recano a Los Angeles negli uffici della previdenza sociale. La donna si fa strada aiutandosi col bastone, ma sbaglia ufficio. Invece di entrare dove si occupano delle richieste di invalidità, lei e la piccola entrano nell'ufficio degli assistenti sociali. L'impiegato che le accoglie nota subito che la piccola è davvero molto strana. Cammina come un coniglietto, è curva e sbava. Così chiede quanti anni ha, aspettandosi come risposta una cifra che si aggira sui 6 o 7 anni. Lei ovviamente neppure risponde. Vabbè, sarà timidezza. Così lo fa Irene. Ma quando l'impiegato sente dire 13 anni, rimane scioccato. È davvero troppo piccola per avere 13 anni, così chiede immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine. Irene viene denunciata, la piccola portata all'ospedale e poi posta sotto protezione di un tutore legale e anche Clark riceve la denuncia per maltrattamenti. La casa viene successivamente perquisita e così viene tutto a galla. Era bastato aprire la stanza di Susan per capire tutto quanto. La prima udienza del processo viene fissata per il 20 novembre, ma quando arriva la data e tutto pronto per iniziare, manca Clark. Clark non si presenta e non l'ho fatto perché ha trovato una miglior via di fuga. Lo ritrovano poi nella sua casa e lui si è sparato un colpo di pistola alla testa. Vicino a lui due biglietti, uno indirizzato a John con su scritto «Sii un bravo ragazzo, ti voglio bene». Sull'altro semplicemente «Il mondo non avrebbe mai capito». Questo lascia sempre un grande sentimento di fastidio, perché si ha l'impressione che il carnefice non abbia subito alcuna punizione.
Comunque, il processo viene dunque rinviato e successivamente si concentra unicamente su Irene come unica imputata. Visto che il caso sta diventando mediatico, viene presa la decisione di cambiare il nome di Susan in Jenny. Io invece ci ho tenuto a chiamarla col suo nome per tutta la durata del video, perché in seguito è stato reso pubblico e anche perché mi sembra più rispettoso nei suoi confronti. Comunque, Irene viene assolta e le accuse nei suoi confronti ritirate, in quanto la quasi totale cecità e il carattere aggressivo di Clark l'avevano resa a sua volta vittima. Per Susan invece inizia la riabilitazione, un team di psicologi si prende cura di lei. La ragazza non riesce assolutamente a formulare parole, è curva e cammina quasi saltellando, è incontinente e ovviamente gravemente sottopeso. Nei vari test ottiene un punteggio pari a quello di un bambino di 1 anno. Entra tristemente nella schiera di bambini detti selvaggi, diventando il caso più famoso del Novecento. Inizia a fare qualche progresso, sorride e interagisce a suo modo. Impara i nomi di qualche colore, riuscendo a pronunciarlo. Dopo qualche tempo, però, il caso attira l'attenzione dell'Istituto Nazionale di Salute Mentale, che fornisce finanziamento per la ricerca scientifica sul caso di Jenny. Lo psicologo Kent, che aveva valutato le capacità emotive e cognitive di Susan, la descrisse come, e cito, la bambina più profondamente danneggiata che abbia mai visto. La vita di Jenny è una terra desolata. Ad un certo punto Susan contrae il morbillo e per tenerla in quarantena lo psicologo Butler ottiene il consenso per curarla a casa propria. Qui iniziano altri problemi per la ragazza, in quanto pare che l'uomo inizi ad isolarla per studiare il caso e ottenere dei riconoscimenti come scienziato. Infatti i progressi di Susan si fermano completamente. Alla fine Susan viene allontanata dalle cure di Butler e va a vivere a casa dello psicologo David Reigler per qualche tempo. Nonostante alcune difficoltà, sembrava che se la cavasse bene in famiglia Reigler. Le piaceva ascoltare la musica classica al pianoforte e amava disegnare, trovando spesso più facile comunicare attraverso il disegno che attraverso altri metodi. Comunque la piccola diventa per questi psicologi solo ed unicamente un'opportunità di carriera e di fatto per lei non c'era niente che si potesse fare. I trattamenti e le violenze subite avevano danneggiato irreparabilmente il suo cervello. Nel 1975, infatti, vengono sospesi i finanziamenti e guarda caso nessuno di questi psicologi si interesserà più al caso di Susan. La ragazza torna dunque a vivere con sua mamma Irene. Purtroppo però, a causa della sua invalidità, si rende conto di non potersi prendere cura a dovere della figlia. Deve accettare di dover affidare Susan ad una struttura idonea. Sarà comunque presente e farà sentire tutto l'amore possibile alla figlia, fino al 2006, quando morirà di vecchiaia. Non ho trovato molto sulle condizioni attuali di Susan, che oggi ha 67 anni. Pare che fino all'anno scorso vivesse presso una casa di cura per adulti, che fosse serena e allegra, ma sempre e comunque incapace di esprimersi e condurre una vita normale. Tra l'altro, volevo aggiungere qualche notizia su John, il fratello di Susan. Non so esattamente dove fosse scappato nel 1970, ma ad un certo punto è tornato a vivere nella casa di famiglia. Ha anche concesso un'intervista all'ABC News in cui ha raccontato molti dei fatti che ho raccontato in questo video. Nella sua vita lui ha svolto la professione di imbianchino e pare che le sue possibilità economiche siano sempre state precarie, al punto da non potersi permettere l'assicurazione sanitaria. Ha sofferto per un lungo periodo di patologie cardiache e purtroppo anche lui è venuto a mancare il 18 febbraio del 2011. Nota a mio avviso importante, dal 1970 fino al giorno della sua dipartita ha visto sua sorella soltanto una volta. Anche John, come è ovvio che sia, aveva subito forti traumi e probabilmente questa è la causa. Infatti, durante l'intervista che ha rilasciato, si era chiesto per quale motivo nessuno si fosse mai interessato a lui. Era stato ignorato completamente, nonostante gli abusi e tutto ciò che aveva subito a sua volta. Ma povero, in effetti.
Io non ho parole per descrivere il mio stato d'animo. Mi viene una rabbia pazzesca a pensare alle ingiustizie che Susan ha ricevuto in tutta la sua vita. Non aveva certo chiesto lei di nascere, eppure è stata punita perché è successo, impedendole di avere un'esistenza dignitosa. Stendiamo un velo pietoso sui due fratellini nati e morti, senza avere neppure il tempo di affacciarsi sul mondo. Ancora una volta siamo di fronte a squilibri mentali, in questo caso di un padre andato completamente fuori di testa e complice il fatto di avere a suo fianco una moglie che si è resa completamente dipendente da lui, sono stati possibili eventi sempre più drammatici e distruttivi fino al punto di rendere inesistente una persona. Perché di fatto Susan è nata perfettamente normale, sana, fa veramente male. Spero che abbiate trovato interessante questa storia e che vi abbia fatto riflettere. Se vi va, scrivete qui sotto nei commenti la vostra opinione e sempre se vi va iscrivetevi al canale e lasciatemi un mi piace. Grazie, ci vediamo nel prossimo video.